La cosa che amo dei miei weekend qui è che non devo correre. Londra ti abitua ai ritmi veloci durante la settimana, ma il sabato mattina è il mio spazio. Ogni weekend mi riprometto di fare la colazione fuori e puntualmente finisco per farla a casa perché, raga, uscire con il vento che spinge, l'ombrello, al contrario, non è sempre vibe. E poi mi piace godermi questi minuti in cui la città sembra ancora addormentata. È buffo perché dopo 10 anni qui mi accorgo che ho delle abitudini super british, tipo la necessità assoluta del tè appena sveglia. Io che da italiana non ci avrei mai creduto. Ok, mi preparo. Oggi voglio qualcosa di comodo ma che regga al meteo ballerino. Londra ti insegna che devi vestirti a strati come se stessi giocando a Jenga. Quindi maglione morbido, questo di DKNY è morbidissimo, pantaloni basic, trench perché pioggia probabile al 99% e sì, ovviamente porterò l'ombrello che poi puntualmente perderò nel primo caffè dove entro. Tradizione. Anche qui make-up super naturale, non ha senso fare contouring elaborato quando il vento ti fa lacrimare a metà strada. Andando a fare un giretto nel mio quartiere, è uno di quei posti che quando ci vivi da tanto riconosci tutto. Il barista che ti fa il cenno anche se non entri, la signora col cane che incrocio sempre e ormai saluto come se fosse mia zia. Quelle piccole vie che amo perché sembrano fuori dal caos della città. Uno dei miei guilty pleasure è entrare nei negozietti del quartiere anche solo per guardare. Giuro che ogni volta penso non compro nulla e poi finisce che esco con una candela che profuma di pioggia o una tazza nuova. È la mia versione di terapia. Qui c'è sempre quel momento magico in cui il cielo si apre per 5 minuti e tu pensi wow, esce il sole. Spoiler, non dura mai. Ci casco sempre, ogni volta, tipo una relazione tossica col meteo. Ci sono delle strade che percorro quasi in automatico, però quando rallento mi accorgo di un sacco di cose, case tutte diverse, le luci accese, troppo presto, persone che sembrano avere tutte una storia che non conosco. Poi c'è quella cosa molto londinese per cui puoi camminare per mezz'ora sotto una pioggia leggerissima e non renderti conto di essere completamente bagnata finché non ti fermi. È successo anche oggi, ovviamente. Ok, missione compiuta. Sono tornata a casa senza sacchetti. Non so se essere fiera o leggermente confusa. A volte il vero shopping terapeutico è tornare a casa, cambiarsi e non avere nulla da sistemare o giustificare, solo silenzio e comfort. Mi sto allenando a vivere questi momenti senza riempirli per forza. Non serve sempre comprare qualcosa per sentirsi meglio. A volte basta rallentare e ascoltarsi un attimo. E per una come me che tende sempre a fare 1000 cose è già una piccola vittoria. Ok, direi che questo weekend lento finisce qui. È stato uno di quei fine settimana semplici, senza grandi piani, senza cose clamorose, ma forse proprio per questo mi è servito più del solito. Vivere a Londra da 10 anni ti abitua a correre tanto, a incastrare tutto e passare da una cosa all'altra senza quasi accorgertene, e ogni tanto sento proprio il bisogno di fermarmi e ricordarmi che va bene anche così, una passeggiata nel mio quartiere, il rumore della pioggia, una tazza di tè caldo e basta. Mi rendo conto che spesso cerco di riempire il tempo per non ascoltare troppo i pensieri. Questo weekend invece ho provato a fare il contrario, rallentare, camminare senza meta e tornare a casa senza sacchetti e senza scuse. Non è sempre facile, ma mi fa sentire più allineata con me stessa. Spero che questo vlog vi abbia fatto compagnia, magari mentre eravate sul divano anche voi o mentre avevate bisogno di un momento un po' più tranquillo. Se vi va, raccontatemi nei commenti qual è il vostro rituale quando avete bisogno di rallentare. Sono curiosa e lo ammetto,
prendo sempre spunti. Grazie davvero per essere stati qui con me, per il tempo che mi dedicate e per l'energia che mi rimandate anche nei video più semplici come questo. Ci vediamo presto e come sempre vi mando un bacio grande. Ciao!